Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche sorpresive per il prossimo trimestre. Andiamo a vedere che sorprese possono entrare per gli amici della Vergine. Abbiamo la carta della temperanza. Quando c'è la temperanza si parla di un momento tranquillo, mi viene da dire, calmo, perché è una carta di guarigione, una carta di pazienza ed è come se questo periodo fosse focalizzato sul riportare un certo tipo di equilibrio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e inoltre ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Si è già girato un 4 di spade, ragazzi. Bene, andiamo a vedere come continuiamo. Il 4 di spade è l'arcano minore della temperanza, anche lui parla di un recupero psico-emotivo in questo caso. Può anche definire un momento di isolamento, dove appunto c'è come bisogno di stare tranquilli per recuperare le forze. Abbiamo un re di coppe, la carta della stella, abbiamo un asso di pentacoli, un 4 di bastoni, un diavolo e la carta della luna. Ok ragazzi, le carte non sono male, devo dire. Adesso partiamo con questo 4 di spade. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento. Eremita, 6 di coppe, giudizio e 8 di spade. È come se avessi bisogno di un momento per vederci chiaro. Sì che il 4 di spade parla di recuperare le forze, come vi ho detto parla anche di un certo isolamento e in effetti qui abbiamo la carta dell'eremita, però ho come la sensazione che siate in una fase un po' così perché abbiate bisogno di vederci chiaro inerente a una situazione piuttosto che a una relazione. Ragazzi, questo è un 3 di spade, non un 8 di spade. Qui 3 e 4 di spade, può anche essere che ci sia stato qualche questione che vi ha un po' deluso effettivamente nel passato e che adesso siate in una fase di recupero energetico. Andiamo a vedere questo re di coppe. Abbiamo la carta dell'appeso, un 8 di coppe e il diavolo. Datemi una carta per il diavolo. Il matto e un 9 di bastoni. Allora, il re di coppe può far riferimento o alla vostra attitudine, quindi a voi, o potrebbe anche fare riferimento ad una persona, un personaggio. Siccome abbiamo anche la carta dell'appeso, allora o c'è una situazione di stand-by con questa persona, oppure appunto riprendendo un pochettino le carte
della prima colonna ci può essere questo momento di riflessione, di introspezione, di valutazione anche. Vi dico che per qualcuno quest'ora di coppe potrebbe essere una conoscenza romantica per qualcuno, come se fosse un'avventura. Andiamo a vedere la stella. 9 di spade e 2 di coppe. Quindi effettivamente se per voi risuonasse come un personaggio nuovo, diciamo a livello romantico, con questo 2 di coppe, effettivamente ragazzi ci potrebbe essere come, siccome avete anche la stella mi viene da dire un sogno che si avvera, perché è come se ci fosse una nuova alleanza tra due persone. Può far riferimento a un'unione, a un fidanzamento, a un punto di incontro o proprio ad un incontro fisico, tipo andare a prendersi un caffè. Andiamo a vedere l'asso di denari. Tenete presente che il re di coppe molte volte fa anche riferimento a un terapeuta. Siccome qui abbiamo l'appeso e il diavolo con anche il matto, può essere che questo personaggio vi aiuti a vedere le cose da un'altra prospettiva e a rendervi conto, siccome il diavolo parla anche di ego, è come se vi facesse rendere conto di dove l'ego vi sta incastrando. Andiamo a vedere l'asso. Fante di bastoni e 2 di bastoni. Il 2 di bastoni è una carta di indecisione. Ragazzi, qua vi confesso che potrebbero esserci come delle tentazioni in atto nel prossimo trimestre. La lettura è atemporale, vale 3 mesi da quando la ascoltate. Ripeto, potrebbero esserci delle tentazioni extra, se vogliamo, coniugali. Se siete single, potrebbero essere delle conoscenze nuove che effettivamente arrivano. Non sento tanto la questione lavorativa, sinceramente. Sento più come se ci fosse una figura che in qualche modo domina la situazione, mi verrebbe quasi da dire. È come se qui voi foste in un momento di fermo, ma me lo dice anche l'appeso, e steste aspettando che qualcun altro si muova, che qualcun altro vi dica qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Questa si è fermata così, eh. Wow, ruota della fortuna, bella carta. E 4 di coppe. Allora, quello che c'è di sicuro è che con questa ruota della fortuna ci sarà un cambio che voi non vedete arrivare. Guardate, se fosse una situazione nuova, con un personaggio nuovo, con il o la quale c'è un qualche tipo di chimico di interesse romantico, ragazzi, ho la sensazione che potrebbe essere tutto bello all'inizio, ma mano a mano che passa il tempo, ho come la sensazione che la cosa possa scemare un pochettino, che possa, diciamo, scendere l'entusiasmo. Vi dico, c'è la ruota della fortuna, quindi qui è come se succedesse un cambio a 360 gradi. Non credo che vediate arrivare questo cambio, però ho anche la sensazione che porterà scompiglio. Per qualcuno, ragazzi, in questo trimestre, a causa di questo personaggio, che ripeto, potrebbe essere un terapeuta, potrebbe essere una figura a livello romantico,
Per qualcuno, se vi risuona come lavoro, potrebbe anche essere un capo, però io ho la sensazione che ci sarà come un investimento extra da fare, come se ci fossero dei soldi da tirar fuori. Che poi, appunto, arriva la ruota della fortuna, quindi è facile che li recuperiate. Però io ho come la sensazione che ci saranno o degli investimenti da fare o... Sì, ho come l'idea che dobbiate lasciar per strada qualche cosa di materiale. Potrebbero essere i soldi, potrebbe essere il tempo, potrebbe essere una casa, qualche tipo di certezza o di stabilità. E che qui giustamente non ci vedete chiaro con questa persona e quindi probabilmente qui c'è la temperanza come per dirvi aspetta un attimo, guarda come vanno le cose, come si sviluppano le cose. Perché vi dico questo? Perché adesso io qua ho il diavolo e andiamo a vederlo. Imperatrice. Uh, morte, datemi un'altra carta per la morte. Imperatore e imperatrice e asso di bastoni. Allora, questo diavolo a me suggerisce che arriverete verso la fine del periodo e vi riprenderete in mano il vostro potere creativo, il vostro potere personale. Questa ruota della fortuna potrebbe effettivamente portare un cambio di regole, siccome potrebbe esserci, come vi dicevo prima, questa uscita di denaro, questo spreco di tempo. Vedo come se nel trimestre ci fosse da parte vostra uno spreco di qualche cosa in funzione di questa persona. Però poi ho anche l'idea che le cose cambieranno, perché qui con la carta del diavolo vi riprenderete il vostro potere personale. Avete anche l'imperatrice, è una nuova fase di co-creazione. Tenete presente che imperatore e imperatrice sono due carte di potere materiale. Voglio andare a vedere la luna. Re di bastoni. Ragazzi, tra il diavolo e la luna, 10 di pentacoli. Fate attenzione alle proiezioni egoiche, cioè a quello che l'ego... Ho spiegato queste cose molto, in modo molto approfondito nella sezione degli abbonati, però comunque l'ego è tutto quello che parte, che inizia con io voglio questo, io voglio l'altro, ho bisogno di, tipo, ho bisogno di raggiungere quel posto di lavoro per sentirmi felice. Ho bisogno di raggiungere quel tetto monetario per essere riconosciuto. Quelle sono questioni legate al ego. Ok, nel momento in cui abbiamo bisogno di un riconoscimento esterno è perché noi stessi non sappiamo darci un valore, quindi abbiamo come bisogno di uno specchio, di qualcun altro fuori che ci dica effettivamente quanto valiamo, quanto siamo bravi, quanto siamo in gamba, eccetera. Qui sento che questo lavoro lo farete da soli, cioè l'energia dell'imperatrice è un'energia di una madre, è l'energia compassionevole. Io qui ho la sensazione che con le buone fondamentalmente riuscirete ad ottenere quello che volete. È una carta associata al terzo chakra, al potere creativo proprio. Diciamo che poi terminiamo con la carta della luna e mi viene da fare una specie di raccomandazione del tipo fate attenzione a quelle che potrebbero essere le proiezioni, perché anche qui avete il matto e il matto è una carta che parla di ingenuità. Quindi, se per caso ci fossero delle nuove conoscenze che vi propongono degli investimenti fantasmagorici, che vi propongono di raggiungere il successo facendo pochissimo sforzo, cioè come se qualcuno arrivasse e vi proponesse la luna senza fare niente, ecco, diffidate, perché effettivamente insomma le cose potrebbero essere belle all'inizio, ma poi mano a mano che vivete la situazione vi renderete conto che come se da bella
bella, cioè nel senso diminuisse l'intensità. E qui è come se alla fine del periodo con questo diavolo voi diceste basta, adesso si fa come dico io. C'è la ruota della fortuna, qualche dono, qualche notizia, potrebbe anche essere una vincita al gioco, un'eredità, un premio, comunque c'è qualche apporto monetario eventualmente nel prossimo trimestre che potrebbe cambiare le sorti del vostro destino. Se non è un'occasione a livello monetario, è un'occasione a livello pratico, quindi può essere come una nuova conoscenza, magari anche di un libro, di uno youtuber, qualche cosa che vi faccia cambiare a 360 gradi il modo di pensare e di conseguenza il modo di agire. Devo dire che anche qui c'è un 10 di pentacoli, che è una carta di solidità, è una carta di contratti e anche questa è una carta che mi parla di eredità, di premi e di soldi che arrivano. Quindi quello che arriverà in modo sorpresivo, ragazzi, secondo me è questa persona che voi non vi aspettate, con la quale insomma ci sarà come da costruire un qualche cosa, ma aspettatevi un cambio a 360 gradi da parte di questa persona. Potrebbero esserci degli investimenti fuori, non preventivati, fuori budget, o comunque delle uscite di denaro fuori budget, ma vi dico che potrebbero anche entrare dei soldi, quindi non male, soprattutto perché avete ruota della fortuna, asso di denari e 10 di pentacoli, che sono carte veramente bellissime. Se per caso avete paura di non riuscire a fare tutto da soli, il consiglio che vi posso dare è fate un pezzo per volta. Qui avete imperatore e imperatrice, ma soprattutto l'imperatore è quella carta che vi dice di fare il lavoro con costanza. L'imperatore è una figura, un personaggio che si è fatto da solo attraverso le regole che lui stesso si è dato e che poi ha seguito pedestramente. Ok? Quindi crea il tuo potere personale. Qui avete anche il diavolo. Ragazzi, io lo sento molto positivo, questo gruppo di carte. Se vogliamo dare un'accezione negativa perché è un diavolo, quello che posso dirvi è di non farvi incastrare troppo dal desiderio di potere. Mm? Va bene, andiamo a vedere degli oracoli. Queste carte indicano una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile passare all'azione e se guardo questo asso di bastoni effettivamente è girato al contrario, come se si facesse fatica ad agire, a fare effettivamente qualcosa, a muovere l'energia. E qui lo capisco perché, cioè, l'energia iniziale è proprio quella un po' di blocco, se vogliamo, di stand-by, di ristagno, ma perché qui non capite bene da che parte andare, potrebbero esserci state come delle delusioni già in passato ed è per quello che qui avete il 9 di bastoni che vi dice di proteggervi. Andiamo a vedere una possibile credenza limitante. Perché mi sentirei colpevole? Il senso di colpa è proprio l'ombra, il demone del secondo chakra. Qui avete l'imperatrice effettivamente. Di che cos'è che vi sentite in colpa? Scrivetelo nei commenti. Andiamo a vedere ancora una di queste carte rosse, che sono un pensiero su cui meditare. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Ecco, ecco. Quindi, perché mi è difficile passare all'azione? Perché mi sentirei colpevole nel caso io possa sbagliare. E quindi qui l'affermazione positiva è: mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Tenete presente, ragazzi, che non ci sono i fallimenti. Uno o vince o impara. Io la parola fallimento l'ho cancellata dal mio personale dizionario. Non si fanno sbagli, si fanno esperienze. Perché col senno di poi
È facile dire avrei potuto fare, avrei potuto dire, però nel momento in cui uno fa una scelta la fa con i dati e la consapevolezza che ha nel momento. Dopo è facile dire avrei potuto fare questo o avrei potuto dire l'altro. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli. Rifletti, oh, rifletti sull'orgoglio e sul ego. Wow, che è quello un po' che vi ho detto prima, no? La lezione di oggi: sii cosciente che l'orgoglio negativo causa più dolore e sofferenza alle tue relazioni e alla tua vita in generale di quello che immagini. Osserva dove stai dilapidando il tuo potere a causa di un falso orgoglio e ammetti che è veleno per il tuo spirito e pertanto per la tua guarigione. Ah, l'obiettivo, rifletti sull'orgoglio e sul tuo ego. È un po' quello che vi ho detto prima, no? Eventualmente cercate anche degli altri video, ragazzi, su YouTube che possono spiegarvi meglio che cosa si tratta, cioè come si individua, come si identifica l'ego e come integrarlo. Poi ripeto, io tratto tutti questi temi nella sezione degli abbonati in modo molto ampio. Comunque potete andare nelle playlist con le copertine lì là e vedere i titoli dei video così vi rendete conto di che temi vado via via trattando. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per gli amici della Vergine. Anime gemelle, carta numero 41 e pronti, carta numero 48. Io ho come l'idea che questo trimestre vi servirà proprio per fare un lavoro di autoguarigione sul ego. Probabilmente non ci vedete chiaro, il giudizio è ancora al contrario, può essere che qualcuno sia in una sorta di fase di risveglio, di presa di consapevolezza. Dopodiché, ragazzi, nel momento in cui c'è questo lavoro fatto con il vostro ego, secondo me potrebbe proprio arrivare l'anima gemella. O se state già frequentando qualcuno, potreste rendervi conto che questo qualcuno effettivamente è l'anima gemella. E questa carta, pronti, mi viene un po' da dire che è ora ormai di lasciar stare queste cose, questi pensieri egoici, i bisogni. Tenete presente che quando si fanno le scelte con ego, si fanno da un punto di vista del bisogno. Quindi, non lo so, ho paura di rimanere solo, ipotesi. Quindi io scelgo di stare con una persona per compensare la mia paura, perché il mio ego ha paura di rimanere solo. Poi non importa se la persona non c'entra niente con noi, ok? Però la nostra ideologia di non essere da soli è salva, ok? Tipo il nostro ego si sente salvo perché abbiamo qualcuno di fianco. Poi se sono botte da orbi, discussioni tutti i giorni, se non ci si piglia, si fa finta di niente per mantenere in piedi l'ideologia che io mi sono creata, quindi il non stare da sola. Questo era per farvi un esempio, eh. Però ragazzi, tenete anche presente che secondo il mio punto di vista, che è frutto di studi e letture e conoscenze varie, le anime gemelle non sono solo quelle romantiche, ok? Le anime gemelle sono quelle anime che noi incontriamo durante il nostro percorso di vita, con le quali condividiamo un pezzo di vita perché sono anime che ci aiutano a crescere, ma nella luce. Quando le anime karmiche ci fanno crescere nel dolore, cioè o si vince o si impara, ok? In questo caso la sofferenza ci insegna, con le anime gemelle la cosa è un po' più in armonia. Bene, cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita personale con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, come vi ho già anticipato, potete abbonarvi al canale e lì tratto temi di metafisica, di metamedicina, cristalli, quarzi, è la stessa cosa, non lo so, meditazioni, insomma, tratto, o meglio, comunico a voi tutto quello che io ho imparato in tanti anni per stare meglio, per evolvere.
Io semplicemente ho riunito le informazioni e le ho messe a disposizione nella sezione degli abbonati. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!